Nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna, uscito dall'uovo di Pasqua, Nazi inizia Fuerteventura, ed ecco che si trova ad affrontare un tempo incerto, scoiattoli criminali e tanti chilometri, che porteranno il nostro giovane e bello Pollastrello al fine delle sue 2 prime tappe. Yes. Ragazzuoli miei, terzo giorno sul perimetro di Fuerteventura. Il sole brilla su di noi, il vento non ci dà particolarmente fastidio oggi, quindi una bella giornata. E niente, riprendiamo il cammino su questo bel perimetro e vediamo oggi che cosa è in serbo per noi quest'isola. Andiamo. Meglio non disturbare perché sì, anche sulle altre isole ho trovato un sacco di bunker e di grotte abitate da altre persone. Forse starà qui in giro a pescare. Sul percorso di oggi non credo che incontreremo tanta gente, sarà tutto un bel po' deserto, non ci saranno alberi, non ci saranno case e adesso c'è questa piccola zona ma non vedo quasi nessuno, tutto chiuso e a parte questo ora dobbiamo andare da quella parte perché questa parte montuosa non può essere percorsa a piedi, non ci sono sentieri e quindi dobbiamo proseguire per 5-6 km per poi di nuovo ritornare sulla costa. Sì, è tutto chiuso, non c'è un'anima viva, zero totale. E che zuzzumi è qua. Raga, c'è un sacco, ma un sacco di polvere ovunque mi appoggi. Già non funziona più bene questo. Più avanti dovrebbe esserci finalmente una zona abitata. Finalmente ho raggiunto la zona abitata e niente ragazzuoli, non la visitiamo ora, non lo so, mi sento un po' stanchino, quindi credo che mi metterò alla ricerca di un punto di sosta e poi domani girovaghiamo un po' e continuiamo il nostro cammino, anche perché il tempo non promette niente di buono, anche se l'aria è calda, comunque sia si sta annuvolando tutto il cielo e quindi non perdiamo tempo, troviamo un posto tranquillo e poi basta. Lì in fondo vedo un'area abbastanza tranquilla. Vediamo da qua. Oh. Ok. Che buono. Buon appetito, il piatto pulito. Scotta. Per oggi basta così. Devo recuperare un po' di energie e niente, mi metto a riposare e domani poi riprendiamo il cammino. Ci vediamo dopo. Buongiorno mondo.
Che rottura di scatole. Niente, dai. Ok. Meglio. Yes. Oggi si respira un'aria diversa, perché forse questa è una delle giornate più belle che ho trovato finora qui alle Canarie. Cioè raga, non c'è un filo di nuvola, non c'è vento, c'è un sole che spacca le pietre, gli uccellini che cantano. Che meraviglia! Questa notte ha piovuto un po' e adesso c'è tutta questa bellezza. Comunque, dato che c'è questo bel sole, direi che oggi possiamo testare un attimino se realmente funziona sto pannello solare, se è una questione di porte, se bisogna pulirlo, se bisogna sistemare qualcosina o non fare niente, spero. Devo riparare un attimino di nuovo le cerniere dello zaino che continuano a non chiudersi e ho un po' paura che dovrò cambiare un po' delle mie attrezzature. Sto avendo problemi anche con la torcia e non lo so, vabbè, stanno i problemi. E come per la giornata di ieri, per via di queste montagne qua, sono costretto a continuare da questa strada. Devo girarci intorno per poi raggiungere di nuovo la costa. Mamma mia raga, fa davvero caldo. Mamma quanti ne siete qua. Oh, ci sono anche le pecore. Ciao pecorelle. Addirittura mi sa che si è dato un po' il display qua. No vabbè raga, ma che è? Non ci credo. Cioè a distanza di 10 metri qua ho trovato la batteria. Esploderà? È capace. Ok, no, il display è proprio andato. Proviamo questo, raga, se funziona questo sono felicissimo. Funziona, come lo devo caricare questo poi? Ma che risate. No, è scarico. Ok, salutiamo il piccolo Samsung. Questo dovrebbe essere la Xiaomi e raga, lo so che volete che faccia questo, quindi lo facciamo insieme. Mi stava per cascare, l'avrei rotto. Ecco fatto. Okay. Ciao piccolo. Che peccato. Abbiamo raggiunto di nuovo la costa. Com'è che si chiama? Jinamar. Però è un posto caratteristico. È durato pochissimo, è durato davvero poco, il sole è andato via, però dai, la temperatura è ancora buona. Adesso sto iniziando a salire un po' e poi continuiamo a camminare su per questa montagnetta.
Queste spiagge nascoste irraggiungibili. Ecco, un po' di civiltà. Ho finito l'acqua da un po' e che bello, finalmente un po' di zona abitata. Credo che sosterò in questa zona, non so dove, forse anche qui sopra, da queste parti qua, perché mi sembra abbastanza tranquillo. Adesso scendo giù per prendere un po' di rifornimenti e poi troviamo il nostro punto di sosta. Non mi chiedete la pronuncia, comunque sia, ragazzuoli, questo posto ha una spiaggia nera. Questa è di origine vulcanica ed è la prima che vedo su quest'isola di questo colore. Solitamente le abbiamo viste o dorate o bianche, quindi sì, ci sono tutti i tipi di spiaggia qua. Punto di sosta raggiunto e niente, ragazzuoli miei, direi di provare a capire un attimino perché il nostro pannello solare inizia a darmi un po' di problemi. A parte questo ho tanti problemi, diciamo, in generale. Praticamente ho problemi con le cerniere del nostro zaino, quasi tutte, raga, quasi tutte mi stanno dando dei problemi e non è una cosa positiva perché se non si chiude bene lo zaino non posso camminare, altrimenti mi cade tutto giù. Ho problemi con la torcia non va più, mi si scarica in un secondo, quindi devo capire se realmente il problema sono le batterie o c'è qualcosa tipo lo sporco che non fa funzionare bene le cose. Iniziamo dal nostro pannello e strada facendo ho fatto una verifica e adesso vi faccio capire cosa ho fatto. Praticamente non ho mai utilizzato la presa USB, quella classica, ma ho sempre utilizzato la tipo C. Praticamente ecco qui c'è l'uscita. Ho sempre utilizzato questa per la carica veloce, che praticamente dovrebbe avere un'uscita a 25 watt. Vediamo prima con quella lenta, non so se si vede, ci sono 4.3 volt e 0,5 ampere. Proviamo a mettere quella rapida, vediamo un po'. Dove sta? Ecco fatto. Allora vediamo un po'. 10 volt e 0.3 ampere, cioè questa ricarica più lenta di quest'altra qua. Ora sti connettori come li puliamo? Mentre ci sono dei prodotti fatti apposta per la pulizia dei connettori che qui ovviamente non vende nessuno. Quindi volevo prendere dell'alcol etilico che comunque ha più o meno la stessa funzione, pulisce molto bene, l'ho utilizzato altre volte, ma il problema è che qui nessuno lo vende, raga. Sto girando da 2 giorni nei negozi, nessuno ha l'alcol etilico, non ne hanno, zero totale, e quindi niente, non sapevo proprio cosa prendere. Ho trovato questo piccolo prodotto che praticamente rimuove sui tessuti le macchie di ruggine, quindi non lo so, può darsi, raga, non lo so. Boh, proviamo. A parte che mi si sta staccando tutto, guardate qua. Allora, non era proprio pulitissimo all'interno, non so se si nota, ma qualcosina c'era. E adesso che abbiamo pulito possiamo anche farlo asciugare un attimino e vedere che cosa succede. Ok, direi che può bastare. Via. Ok, lucetta accesa, la corrente passa tranquillamente. Proviamo. Ok, direi di fare il nostro test. Mi sono posizionato qui dietro che c'è meno vento ma anche meno sole, però tanto a noi non ce ne frega niente. Il sole di oggi non è fortissimo, l'importante è che almeno sia dalla presa USB che dalla presa tipo C ci sia più o meno la stessa uscita di corrente, visto che questa prima aveva un'uscita minore, e quindi proviamo prima questa. Allora, vediamo un po'. Tensione in uscita 5 volt e 0,2 ampere, sta caricando a 0,2. Proviamo con la tipo C. Ecco fatto.
tensione in uscita 4.4 e sta caricando a 0.3. Oh raga, sta caricando un po' di più rispetto alla USB. Questo è quello che volevo finalmente, quindi è una questione di pulizia, diciamo. Devo pulirlo ancora meglio nei prossimi giorni, però dai, il risultato è già abbastanza buono. Vabbè, non ci resta che aspettare una bella giornata soleggiata come questa mattina. Solitamente questo pannello nuovo ricarica intorno a 1.8 ampere, quindi mi ricaricava questo power bank in meno di 4 ore, cioè raga, velocissimo, ed è un power bank da 20.000, quindi vi lascio immaginare. Comunque vedremo. A parte questo, passiamo alla nostra torcia. Qui che dire, oggi ho effettuato una riparazione perché ho perso una vite, però ho notato appunto che mi si scarica troppo in fretta, cioè dopo un minuto con le pile belle cariche la torcia purtroppo si spegne. Pensavo che anche qui ci fosse un problema di salsedine, però vedo raga che sta bello pulito e quindi io credo che proprio le batterie purtroppo siano andate. Sono 10 mesi che ce l'ho con me, l'ho utilizzato un sacco di volte, quindi ci sta. Non credo che possiamo intervenire in qualche modo, semplicemente o sostituisco queste batterie o altrimenti provvedo all'acquisto di un'altra torcia. Questa mi sa che comunque la rimando a casa, anche perché adesso ci sono delle torce più leggere, non so se sono prestanti come questa, però questa è molto pesante e se devo stare così ogni 2x3 a caricarla non ne vale la pena, quindi sì, questa mi sa che la rimandiamo a casa. Per quanto riguarda la paleria, dato che ci troviamo, raga, non mi si è più rotta da quando eravamo a Maiorca. Solo a Maiorca ho dovuto cambiare una stecca e da lì zero totale. Cioè, è una cosa assurda. Ho rimosso 2 o 3 centimetri di lunghezza e questo ha fatto sì che appunto non si creasse una curva troppo accentuata e quindi sta reggendo molto, ma molto bene, nonostante comunque una paleria in alluminio semplice, va benissimo. Diciamo che qui più o meno va bene, l'ho già stretto negli scorsi giorni, ma principalmente il problema principale è a questo ingresso. Io ho bisogno di aprire e di chiudere lo zaino da qua perché mi facilita un sacco mettere la tenda all'interno, uscirla e tutte le altre cose, quindi proviamo a stringere di nuovo queste e vediamo se si chiude bene il tutto. La mettiamo prima qua in questo modo, così, ok, schiacciamo forte forte. Oh mamma mia, sì, ho stretto troppo, però vediamo. Ok, si chiude? Sì, ok, si è chiuso. Adoro. Mi sono spezzato l'unghia. Anche questa è da buttare. Spezzicorna. Sì. Sì, ci siamo. No, niente, non si chiude. Proviamo a stringerla. Questa non va. Da questa parte qua non vuole andare. Da qua meno male, l'altra volta ho stretto un po' e sta tenendo ancora abbastanza bene. Ho un sacco di paura perché se dovesse anche questa cedere sarò costretto poi a cambiare il tutto, è un casino. Credo. Ma niente, io ho dei seri problemi con le cerniere, ho dei problemi grossi con le cerniere. Non so perché. Bollate andiamo.
Arrivato qua, niente, si apre, raga. Niente, mi si apre, non so il perché, ma mi si apre. Fammi vedere. Allora, questa di sotto più o meno va bene, eh? Quella di sopra no. Boh. Almeno concludiamo in bellezza. Ragazzoli miei, direi che siamo arrivati alla conclusione di questa giornata e anche il sole ci sta salutando piano piano. Guardate qua, che spettacolo. Speriamo che nei prossimi giorni lungo il cammino ci sia qualcosa di diverso in quest'isola, perché questi 2 giorni sono stati proprio noiosissimi. Comunque sia, se vi è piaciuto lo stesso il video mettete un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi al canale che è importantissimo e condividete il video. Detto questo io vi saluto, il sole vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!